Salve a tutti, sono Gianluca Landi e voglio oggi rispondere a una domanda che in tanti mi hanno fatto e continuano a farmi nel corso degli anni. Dov'è e dove è possibile vedere i volumi scambiati sui vari bookmaker? Allora, come dico sempre, non esiste la possibilità di vedere i volumi scambiati sui bookmaker, non esiste e mai esisterà per diverse ragioni che vi ho riassunto in questi PowerPoint che vi faccio vedere subito. Allora, la risposta è semplice: da nessuna parte e mai ci saranno i volumi dei bookmaker disponibili per tutti. Perché? Perché permetterebbero di conoscere la posizione finanziaria del bookmaker a tutti. Permetterebbero di conoscere i loro guadagni e perdite e dove sono concentrate. Per esempio, su quali mercati si concentrano le perdite o i guadagni, e di conseguenza noi potremo andare a capire dove il bookmaker è più bravo a quotare un determinato evento o soprattutto dove fa errori di valutazione, soprattutto sulle quote, sui mercati e su altri parametri. Quindi il bookmaker non vuole dare queste informazioni a tutti. L'altro motivo perché farebbero conoscere la propria posizione su una determinata partita, e quindi i concorrenti di bookmaker, soprattutto medio-piccoli, cosa potrebbero fare? Potrebbero intervenire per andare a loro stessi a puntare forte in una determinata direzione, esponendo quel bookmaker a condizioni economiche importanti ed eventualmente anche al fallimento. Questo soprattutto cosa potrebbe accadere? In bookmaker, per esempio, un bookmaker importante che vuole acquisire un altro bookmaker più piccolo e ha delle informazioni particolari su determinate partite, diciamo particolari, poi come sapete ci sono delle partite aggiustate che lo sanno, si sanno e lo possono venire a sapere. Quindi cosa potrebbero fare? Potrebbero intervenire e andare a puntare su determinati mercati molto forte in una direzione. Potrebbero sapere qual è la posizione ed esposizione del bookmaker e di conseguenza potrebbero creargli un grosso danno. Quindi i volumi scommessi sui bookmaker non ci sono, non ci saranno e mai non ci potranno essere, perché un bookmaker non vuole far sapere esattamente cosa fa la sua esposizione. Le quote sì che ci sono, ovviamente quelle, essendo sui siti, essendo pubblicate, sono visibili a tutti, ma non l'esposizione, cioè quanti volumi sono stati fatti, se per caso sul segno 1 di una partita, per esempio Napoli-Empoli, quanti milioni di euro sono stati fatti su quella determinata partita e quanti no. Per esempio, da un bookmaker un giorno mi ha raccontato un evento, una cosa molto particolare che non avevo neanche mai riflettuto. Sulla partita della Juventus in Coppa qualche anno fa con Real Madrid, quando aveva vinto, tutti avevano puntato sulla vittoria della Juve e poi aveva vinto, mi sembra 3-1 la Juventus. Cosa era successo? Mi ha detto il bookmaker: sono arrivate quantità esagerate di puntate sulla Juve, tutti puntavano sulla Juve, loro continuavano a abbassare la quota ma puntavano sulla Juve. Allora cosa avevano fatto? Ecco perché a volte potete vedere delle quote che hanno poco senso. Mi hanno detto: noi, per cercare di andare a controbilanciare l'esposizione, abbiamo alzato notevolmente la quota del Real Madrid. Così cosa succedeva? In tanti vedevano che la quota del Real Madrid era migliore. Chi voleva fare per esempio sure bet incrociando più bookmaker diversi, si trovava la quota della Juve bassa ma la quota del Real Madrid notevolmente più elevata, e quindi andava a puntare su quel determinato bookmaker. Così mi hanno spiegato: se la Juve
insomma, se vinceva la Juve, come poi ha vinto, una parte dell'esposizione era controbilanciata da quelli che andavano a puntare il Real Madrid. Sono arrivate tante puntate avendo alzato la quota e di conseguenza hanno controbilanciato. Se vinceva il Real Madrid per loro era molto meglio, perché è vero che la quota era più alta, è vero che in tanti sono stati spinti ad andare a puntare sul Real, però la maggior parte delle puntate erano sulla Juve. Quindi pensate, se la loro posizione era chiara al mercato, potevano capire questo giochino di innalzamento della quota del Real Madrid e qualcuno poteva anche, tra virgolette, insomma, fare qualcosa contro il bookmaker. È vero che è una partita importante, è vero che ovviamente nessuno sapeva come poteva andare quella determinata partita, però capite bene che il bookmaker ha potuto fare questo giochino, cioè ha valutato che era meglio alzare notevolmente la quota del Real per andare a controbilanciare l'esposizione. Quindi l'unico mercato dove sono disponibili i volumi scambiati, quindi le quantità 200 euro, 500 euro sul segno 1 e il volume finale, sono le piattaforme di betting exchange. Questo perché? Per il semplice motivo che non è l'esposizione del bookmaker, ma è l'esposizione di ogni singolo cliente. Il bookmaker, che non è un bookmaker, è il gestore della piattaforma, fa da tramite, quindi non ha importanza fare vedere i volumi, non sono i volumi suoi, sono i volumi dei clienti, e quindi solamente sulle piattaforme di exchange sono disponibili i volumi. Come facciamo a capire quali sono i volumi giocati su un determinato bookmaker? Abbiamo solamente a disposizione una informazione: l'abbassamento di quota. Quindi il bookmaker, come vi ho appena spiegato, cosa fa? Quando arrivano tante puntate in una determinata direzione, per difendersi, tra virgolette, va a abbassare la quota, continua ad abbassare la quota e ovviamente per controbilanciare alza le quote degli altri. Esempio, se l'1x2 cosa fa? Guardate, in questo caso, partita del Portogallo di questa sera, il Pacos Ferreira contro il Gil Vicente, è partita la quota start 2,60, quindi la quota calcolata inizialmente con i vari software dei bookmaker, che in questo caso, come sapete, quasi tutti prendono quella poi di Pinnacle come riferimento. È partita da 2,60, hanno incominciato a puntare in tanti sulla vittoria del Gil Vicente e quindi il bookmaker l'ha abbassata sino a 2,37 in questo momento. Di conseguenza ha alzato il pareggio e ha alzato la vittoria della squadra di casa del Ferreira. Come vedete, da 2,70 è passata a 3. Quindi ovviamente queste sono le condizioni normali. Poi, come vi ho detto, i bookmaker a volte vanno anche a controbilanciare, possono creare delle quote fasulle, cioè andarvi a far credere che tanti vanno a puntare in una direzione, invece è successo l'opposto. Però diciamo in linea di massima succede che più puntate arrivano su un bookmaker e più quel bookmaker va a abbassare quella quota. Quindi ovviamente non si può però solamente riferirsi, diciamo, a un bookmaker, si dovrebbero vedere più bookmaker per capire meglio questo fenomeno. Nel mio sito Score Trend mettiamo infatti su tutte le partite il pannello quota, dove mettiamo le quote del bookmaker più importante, Bet365, per far vedere dov'è la direzione di mercato. Prossimamente andremo a inserire le quote di tantissimi altri bookmaker e poi arriverà uno strumento per il pre-match, dove vi farà vedere veramente delle cose interessanti per poter andare a fare trading pre-match e andare a predire qual è l'andamento della quota. Oltre alla quota mia reale che farò, ci saranno invece delle altre informazioni dei bookmaker. Quindi vi consiglio, per capire dove va la direzione del mercato, di andare a vedere gli abbassamenti di quota, quindi il drop della quota, che vi deve servire come un'informazione aggiuntiva. A monte ci sta sempre lo studio e l'analisi della partita, lo studio qualitativo. Questa è un'informazione aggiuntiva importantissima che vi può dare degli spunti soprattutto nel pre-match, ma soprattutto durante il live. Quindi mi auguro che voi
possiate aver compreso esattamente come funzionano i volumi, perché il bookmaker non li dà disponibili e mai li darà, e come andare a capire quali sono i volumi scambiati su bookmaker andando a vedere gli abbassamenti di quota. Vi saluto e ai prossimi video che farò nei prossimi giorni. Vi consiglio di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. Ciao a tutti da Gianluca Landi.